Il web è pieno di video che vi dicono cosa vedere a Parigi, dove mangiare a Tokyo, dove andare alle Maldive, cosa fare 3 giorni a New York. Tutti vi dicono dove andare, nessuno vi dice come andarci. Ecco perché ho creato questo progetto. Non sono qui per dirti dove andare, sono qui per spiegarti come andarci e possibilmente anche come divertirti mentre progetti il tuo nuovo viaggio. Ciao, sono Elena e questo è il Viaggiator Sapiente. Oggi ti mostro come organizzare il tuo prossimo viaggio, ovviamente per grandi linee. Tutti gli argomenti saranno poi approfonditi in video successivi. In questo video vorrei affrontare solo 3 macro aree di argomenti. I dettagli verranno nel tempo, sono tanti, sono tante le competenze necessarie per organizzare il miglior viaggio possibile. Oggi parleremo di 3 macro aree. La prima macro area sono gli strumenti. Organizzare un viaggio non vuol dire aprire 200 finestre nel browser. Organizzare il viaggio, sapere quali strumenti usare e quando usarli. Non servono 200 app, ne servono poche di ottima reputazione e ottima affidabilità. Dobbiamo cercare il volo? Possiamo usare Skyscanner, possiamo usare Google Flights, possiamo usare Hopper. I risultati che ci restituiranno sono grosso modo gli stessi e basta e avanza uno di questi, scegliete quello con cui vi trovate meglio. Sappiate che nessuno di questi è affidabile al 100% perché alcune compagnie non rilasciano i dati dei loro voli per questi portali. A volte per destinazioni molto turistiche o per destinazioni molto particolari i voli potrebbero non essere su Skyscanner e neanche su Google Flights. Vi porto ad esempio, per destinazioni molto particolari, voli all'interno della foresta amazzonica e per destinazioni molto turistiche, ad esempio, vi posso dire anche solo il Mar Rosso ha pochissimi voli di linea e tantissimi charter. Lì il sistema per trovare il volo è un pochino più complicato, lo vedremo in video successivi quando ci addentreremo nella tecnica per cercare il volo perfetto. La seconda macro area è l'ottimizzazione delle risorse. Le risorse sono ovviamente i soldi, ma anche il tempo, i giorni di ferie ad esempio, e la fatica, l'energia. Quindi, da un lato bisognerà tener conto dei prezzi delle cose, dall'altro del tempo che abbiamo per fare le cose e progettare viaggi troppo pieni normalmente porta solo a tornare stanchissimi chiedendoci chi ce l'ha fatto fare. E la terza cosa è l'energia. Entra molto nella progettazione delle singole giornate. Non riempitevi dalle 8 di mattina alle 8 di sera, non vi godrete niente. Meglio fare poche cose, scelte e con calma, immergersi nella cultura locale, annusare il posto, studiarlo, guardare la gente, piuttosto che saltare da un posto all'altro di corsa per non godersi nulla. Tornando un attimo al budget e quindi ai prezzi delle cose, è importantissimo che quando si inizia a valutare il prezzo del viaggio ci si mettano dentro tutte le spese, anche quelle piccole, perché come diceva qualcuno è la somma che fa il totale. Se sommiamo, oltre ovviamente il volo e l'alloggio, poi ci sono i pasti che sono una voce grossa, le attrazioni che possono anche essere molto costose a seconda di dove ci troviamo, l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione viaggio, l'eventuale visto, i trasferimenti, come vi dicevo prima è la somma che fa il totale. Quindi attenzione, quando organizzate un viaggio il budget deve essere il più preciso possibile. La terza macro area è la gestione del rischio. Vi sembrerà assurdo, ma nell'era del digitale serve ancora la carta. Mi spiego, voi avete la vostra prenotazione del volo sull'app della compagnia.
Avete anche fatto il check-in, scaricato le carte di barco e le avete messe nel wallet. Arrivati in aeroporto, vi casca il telefono e si rompe. Che fate? Non partite? Tornate a casa? Perdete tutti i soldi? Una copia cartacea portata nel bagaglio a mano e una messa nel bagaglio di stiva, se avete anche il bagaglio di stiva, non hanno mai dato fastidio a nessuno, ma possono rivelarsi molto 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 utili. Il vero viaggiatore sapiente non è quello che riesce a progettare minuto per minuto, evitando qualsiasi problema possa verificarsi, perché i problemi si verificano, sono indipendenti anche dalla nostra progettazione. Può capitare qualsiasi cosa. Il vero viaggiatore sapiente è quello che ha immaginato un piano B per tutto o quasi tutto quello che può capitare all'estero. La cosa più semplice a proposito di carta: una fotocopia del passaporto, in maniera che se proprio ci dovesse capitare di perdere il passaporto, che è una delle cose peggiori che può capitare a un turista, almeno ci possiamo presentare al consolato con la nostra bella fotocopia che garantisce che siamo noi, perché se no anche ottenere il permesso provvisorio di rientro in Italia porta via tanti giorni e di conseguenza tante notti d'albergo in più. Quindi il bravo viaggiatore sapiente è quello che riesce a prevenire prevedibile. Ovviamente nessun viaggiatore sapiente potrà prevenire l'imprevedibile, ma già sgombrare il terreno da tante piccole cose che capitano con molta frequenza a tanti viaggiatori tutti i giorni, basta sapere quali sono e organizzarsi. Ricapitolando, gli strumenti tecnici, l'ottimizzazione delle risorse in termini di prezzo ed energia e la gestione del rischio. Queste 3 macro aree consentono a chiunque di organizzarsi un viaggio da solo. Servirà un po' di esperienza e un po' di pazienza. Il primo viaggio vi sembrerà un incubo organizzativo. Ricordatevi che sbagliando si impara, ma sono sicura che seguendo i video del viaggiatore sapiente e i miei consigli riuscirete ad imparare anche voi a organizzarvi il miglior viaggio possibile. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi anticipo che per diventare veri viaggiatori sapienti il prossimo video è quello sui 9 pilastri fondamentali nell'organizzazione del viaggio. Quindi dalle 3 macro aree di oggi passiamo ai 9 pilastri e dai 9 pilastri passeremo sempre più nel dettaglio, perché servono tante conoscenze, tante competenze per diventare veri viaggiatori sapienti. Non ci sono ricette magiche, tutto si può imparare. Se pensi di essere interessato a organizzarti il prossimo viaggio da solo, iscriviti al canale, attiva la campanella e sarai avvisato di ogni nuovo video del viaggiatore sapiente. Se questo video ti è piaciuto, metti un like per favore, lascia un commento, aiuta il canale a crescere, è così che funziona YouTube.